Agosto 1975, Londra. Steve Jones, insieme al suo amico batterista Paul Cook e al bassista Glenn Matlock, sono alla ricerca di un cantante per il loro gruppo. Vivienne Westwood, coproprietaria insieme al marito Malcolm McLaren del negozio Sex, specializzato in abbigliamento provocatorio e punto di ritrovo per numerosi giovani ribelli inglesi, suggerisce di dare un'occhiata a un loro cliente, un ragazzo di nome John. E così in un giorno qualunque, il 19enne John Lydon, ignaro di tutto ciò, entrò in negozio per fare acquisti e si ritrovò successivamente davanti al jukebox a cantare I'm 18 di Alice Cooper come parte di un'audizione. Ricordo che cominciò a comportarsi come se fosse il gobbo di Notre Dame. Estrasse un fazzoletto e si soffiò il naso, sputava e tossiva. Parlava di sesso nell'erba gratuito. Non so davvero di cosa diavolo stesse parlando. Era un po' imbarazzato, vulnerabile e strano. Io ho iniziato a ridere perché pensavo che fosse davvero divertente e brillante. Quella fu la primissima esibizione di colui che poco dopo avrebbe adottato il nome di Johnny Rotten e che in quel giorno, destinato alla storia, completò la formazione della futura e rivoluzionaria band, i Sex Pistols. Nei giorni successivi, i quattro iniziarono a fare delle prove. Successivamente, Jones passò da Vivienne e Malcolm insieme agli altri per ringraziarli del consiglio. Tuttavia, la stilista fece notare al chitarrista di essersi sbagliato e di non aver preso il John che intendeva lei. Il suo John, infatti, era John Simon Ritchie, detto anche Sid Vicious, un amico di Rotten. Ma non lui. Sta di fatto che ormai la band era formata. Vicious tentò comunque di unirsi al gruppo proponendosi come sassofonista, ma Jones rifiutò la proposta. La band era al completo. E nonostante il rifiuto, Vicious si dichiarò comunque il primo fan dei Sex Pistols. Malcolm McLaren, il proprietario del negozio Sex, con una mossa di marketing suggerì il nome e divenne ufficialmente il loro manager. Con un repertorio di sole 5 canzoni, il gruppo tenne il suo primo concerto al St. Martin's College of Art di Londra, il 6 novembre 1975, aprendo per i Bazooka Joe, una band rock and roll di cui il cantante era Stuart Goddard, successivamente noto come Adam Ant. Avevano un'aria da teppisti, sembrava non gliene fregasse un cazzo di nessuno, ricorda Adam Ant. John aveva pantaloni a sbuffo rigati con le bretelle ed una t-shirt dei Pink Floyd con su scritto a biro I Hate. Jones era minuto, tipo un giovane Pete Townshend. Matlock indossava pantaloni schizzati di vernice ed un top in pelle rosa da donna. Paul Cook sembrava Rod Stewart, proprio come un piccolo mod. Il concerto, con una modesta presenza di circa 20-30 spettatori, senza un palco e con l'attrezzatura in prestito dai Bazooka, tuttavia, non durò più di 15 minuti. I quattro eseguirono alcune cover, tra cui Substitute degli Who. Ma durante la performance, Johnny Rotten iniziò a danneggiare l'attrezzatura presa in prestito. Così, poco prima di iniziare a esibirsi con i loro brani inediti, qualcuno staccò di proposito la corrente, e a quel punto lo show si trasformò in un'inevitabile rissa. La prima di tante altre a seguire. Poco dopo, grazie ai contatti di McLaren, i Sex Pistols cominciarono a esibirsi in un numero crescente di locali, attirando e influenzando sempre più giovani, tra cui Siouxsie Sioux, Steven Severin e persino Billy Idol. Howard Devoto, futuro membro dei Buzzcocks, dichiarò: «La mia vita è cambiata nel momento in cui ho vissuto un concerto dei Sex Pistols. Questa trasformazione fu condivisa anche da Joe Strummer, il futuro membro dei Clash, il quale li vide per la prima volta al 100 Club di Oxford Street il 30 marzo del 1976. Il 23 aprile, i quattro si esibirono una seconda volta al Nashville e Westwood scatenò una rissa con un membro del pubblico, coinvolgendo anche McLaren e Rotten. Cook dichiarò in seguito: «È dalla rissa al Nashville che è partita tutta la pubblicità, e la violenza ha cominciato a insinuarsi. Credo che tutti fossero pronti a partire, e noi siamo stati il catalizzatore». Poco più di un mese più tardi, il 4 giugno, i Sex Pistols si esibirono al Lesser Free Trade Hall, a Manchester, davanti a un pubblico di appena 40 persone. Questo concerto è ancora oggi considerato uno degli eventi più importanti della scena musicale inglese degli anni 70. Tra il pubblico presente quella sera, infatti, venne registrata la presenza di alcuni giovani che, poco dopo, avrebbero avuto un impatto decisamente significativo sul mondo della musica. Tra questi, Ian Curtis e Peter Hook dei futuri Joy Division, i ragazzi dei Buzzcocks, Morrissey dei The Smiths, Mick Hucknall dei Simply Red, Anthony H. Wilson, fondatore della Factory Records, Adam Ant e Bernard Sumner.
Il 4 e il 6 luglio, due nuovi gruppi punk rock di Londra, i Clash, con Strummer come voce principale, e i Damned, fecero il loro debutto dal vivo, aprendo per i Sex Pistols. Nella serata libera del 5, i Pistols parteciparono a un concerto dei Ramones al Dingwalls, insieme a tutta la scena punk londinese dell'epoca. Durante un memorabile concerto di ritorno a Manchester il 20 luglio, Rotten e compagni presentarono una nuova canzone che presto si trasformò in uno dei più grandi successi della band, diventando anche un inno fondamentale di tutta la scena punk, Anarchy in the UK. La canzone venne estratta e riadattata da una sessione demo supervisionata dall'ingegnere del suono della band, Dave Goodman. McLaren organizzò un importante evento per il 29 agosto allo Screen on the Green, nel quartiere di Islington a Londra. Con i Buzzcocks e i Clash come gruppi di apertura e 3 giorni dopo, la band tornò di nuovo a Manchester per registrare la loro prima apparizione televisiva, per So It Goes di Tony Wilson. L'8 ottobre 1976, la casa discografica EMI, la stessa dei Queen, firma un contratto con i Pistols, e il 26 novembre dello stesso anno pubblica Anarchy in the UK, il primo singolo della band. La canzone ebbe da subito un impatto incredibile tra i giovani inglesi. Il suo grido di ribellione e protesta contro l'establishment e le istituzioni tradizionali, insieme al suo spirito anarchico, rifletteva il profondo malcontento giovanile dell'epoca. Il suo suono crudo e distorto contribuì a ridefinire gli standard musicali dell'epoca, rompendo con le convenzioni musicali più tradizionali. Il testo di Rotten, con l'ormai celebre rima I am an antichrist, I am an anarchist, diventò una sorta di slogan. Il singolo generò un caos completo, ma a causa del clamore suscitato, venne poi ritirato. Radio e TV censurarono il brano, alimentando ulteriormente l'entusiasmo della scena giovanile inglese nel schierarsi a favore dei Sex Pistols. La band, dal canto suo, aveva lanciato una sfida all'establishment, perseguendo l'obiettivo di creare disordine, e i 4 ragazzi c'erano riusciti con successo. Lo scandalo derivante dall'uscita di Anarchy in the UK, tuttavia, risultò quasi trascurabile rispetto all'incidente che avvenne pochi giorni dopo, il 1 dicembre 1976. In quella data, i Sex Pistols vennero sorprendentemente invitati a partecipare alla trasmissione televisiva Today, condotta da Bill Grundy su Thames Television. La trasmissione, in accordo con la EMI, aveva originariamente previsto la partecipazione dei Queen, ma a causa di un'improvvisa circostanza, Freddie Mercury fu colpito da un violento attacco di mal di denti, costringendo la band a ritirarsi all'ultimo minuto. Di conseguenza, i Sex Pistols, in modo inaspettato, vennero inviati dalla stessa etichetta discografica a sostituire i colleghi nello studio televisivo. Senza alcuna previsione, quella partecipazione in diretta nazionale si trasformò in uno dei momenti più controversi e discussi nella storia della televisione britannica. L'intervista ebbe inizio con una chiara e palese ostilità da parte del presentatore Bill Grundy nei confronti della giovane band. Non sono i carini e innocenti Rolling Stones, esordì, aggiungendo con ironia che erano ubriachi quanto lui. L'intento, ovviamente, era quello di provocarli fin da subito. Infatti, già alla prima domanda, Grundy mise in discussione la presunta incoerenza tra la loro dichiarata visione antimaterialistica della vita e il fatto di aver ricevuto 40.000 sterline dalla casa discografica. Non soddisfatto delle risposte poco chiare fornite dai 4 ragazzi, a quel punto gli domandò con tono tagliente: «Cosa ne avete fatto di quei soldi?» Da quella domanda e dalla successiva risposta si scatenò l'inferno. Jones, particolarmente stizzito dall'atteggiamento del conduttore, gli rispose con «We fucking spent it, ain't we?» E con quel fuck in diretta nazionale, i Sex Pistols divennero ufficialmente il nemico pubblico numero 1 in tutta l'Inghilterra. Per comprendere l'importanza della questione, è essenziale tenere presente che nella storia della televisione britannica quel termine venne pronunciato solamente in 2 altre occasioni, e in entrambi i casi ciò generò un'interrogazione parlamentare. Il conduttore proseguì, provocando anche Rotten, e poi, rivolgendosi a Sue che si trovava dietro i Pistols, le chiese di darsi appuntamento dopo lo spettacolo. In risposta, Jones intervenne nuovamente in modo deciso, definendo Grundy vecchio sporco. Non appagato, Grundy lo incitò ad andare oltre, e Jones non si tirò indietro, insultandolo pesantemente fino a fine puntata, e concludendo con un esplicito "What a fucking rotter". La puntata si concluse con i Pistols intenti a ballare la sigla finale della trasmissione, e con il conduttore che probabilmente solo in quell'istante si rese conto di aver provocato le persone sbagliate e di aver creato un caso senza precedenti in diretta nazionale. I centralini vennero presi d'assalto, tanto che alcune chiamate vennero dirottate agli stessi Sex Pistols, che nel frattempo erano stati fatti accomodare in una sala a parte dello studio. I 4 membri della band, ovviamente, non si lasciarono sfuggire l'occasione di rispondere con tono provocatorio alle proteste telefoniche provenienti da varie parti dell'Inghilterra. Nelle settimane successive, i giornali inglesi non parlarono d'altro.
Grandi, il conduttore, venne sospeso dall'emittente televisiva e il movimento punk esplose definitivamente sulla scena nazionale. L'eco mediatica e le polemiche suscitate dall'apparizione televisiva portarono una considerevole visibilità alla band. Tuttavia, però, ciò causò anche la cancellazione di numerosi concerti ed eventi in programma. Nel gennaio 1977, la EMI organizzò per la band una serie di eventi ad Amsterdam. Tuttavia, poco prima di salire sull'aereo a London Heathrow Airport, il gruppo ebbe un comportamento sconvolgente e insultò lo staff dell'aeroporto. Secondo quanto riportato dalla rivista Rolling Stone, una testimone ha dichiarato che i Sex Pistols stavano compiendo qualcosa di talmente disgustoso da non riuscire a raccontarlo. L'ipotesi più accreditata è che Jones stesse vomitando su delle anziane signore. La EMI a quel punto terminò il contratto con il gruppo 2 giorni dopo, non soddisfatta della pubblicità negativa generata dai giornali a seguito dell'incidente di Heathrow, e ordinò anche l'immediato blocco delle stampe del singolo Anarchy in the UK. Nel febbraio dello stesso anno, Matlock, l'anima musicale del gruppo, lasciò la band. Alcuni sostennero che venne cacciato a causa della sua ammirazione per Paul McCartney. Jones in seguito dichiarò che la vera ragione era che Matlock non riusciva a entrare nello spirito del gruppo, ma Matlock stesso successivamente affermò che la motivazione principale della sua decisione erano i crescenti attriti tra lui e Rotten. Al suo posto entrò nella band il famigerato primo fan dei Sex Pistols, John Simon Ritchie, alias Sid Vicious, il ragazzo che originariamente Vivienne Westwood aveva consigliato come cantante della band e che per un errore, dato che entrambi erano clienti del negozio Sex con lo stesso nome e tra l'altro anche amici, venne scambiato con Johnny Rotten. Vicious venne reclutato principalmente per il suo atteggiamento ribelle e il coinvolgimento nella scena punk britannica. Secondo Steven Severin dei Banshees, fu proprio Vicious l'inventore casuale del pogo, saltellando dal fondo della sala per vedere meglio durante un loro concerto, gesto che successivamente divenne una caratteristica distintiva dei concerti punk. Sebbene il suo contributo a livello musicale fosse quasi nullo, tanto che durante i concerti l'amplificatore del suo basso veniva spesso portato al minimo o addirittura spento, la sua entrata nei Sex Pistols contribuì in modo significativo ad intensificare gli scandali e le provocazioni associati alla band. Nel marzo del 1977, i Sex Pistols tennero un evento davanti a Buckingham Palace, durante il quale firmarono un contratto con la A&M Records, ma Sid Vicious di lì a poco vomitò sulla scrivania del direttore e la A&M interruppe il contratto appena 6 giorni dopo. In seguito, il gruppo stipulò un nuovo accordo con la Virgin Records, che quasi ironicamente, nel 1992 venne acquisita dalla EMI. Il loro secondo singolo, God Save the Queen, pubblicato il 27 maggio 1977, vendette oltre 60.000 copie e fu considerato un forte attacco personale alla regina Elisabetta II. Nonostante la cancellazione dalla programmazione della BBC, la canzone raggiunse la prima posizione nella classifica NMA e la seconda nella classifica ufficiale del Regno Unito durante la settimana del Silver Jubilee di Elisabetta II. Tuttavia, alcune fonti suggerirono che la classifica potesse essere stata alterata proprio per limitare la visibilità della canzone durante i festeggiamenti della regina. Per niente scoraggiati dai vari tentativi di censura e pronti a dare di nuovo scandalo, i Sex Pistols affittarono una barca con l'intenzione di suonare la canzone sul fiume Tamigi, passando davanti a Westminster e alla sede del Parlamento. L'evento si concluse con l'arrivo della polizia e l'arresto di McLaren e tutti i membri della band. Tutto ciò generò anche una situazione di tensione con i filomonarchici, e in più di un'occasione, i Pistols furono costretti a sfuggire da gruppi di sostenitori della regina. In un episodio particolare, Johnny Rotten, in compagnia di alcuni collaboratori della band, fu accoltellato alla mano fuori da un pub. Nelle settimane successive, la band organizzò concerti sotto falso nome per sfuggire all'attenzione e alle proteste. Nel bel mezzo di tutto ciò, i Pistols, in collaborazione con Chris Thomas e Bill Price, il primo già noto per i suoi lavori con band come Beatles e Pink Floyd, erano impegnati presso i Wessex Studios di Highbury, un quartiere di Londra, per dare vita al loro album ufficiale di debutto. A causa della limitata esperienza di Sid Vicious al basso, McLaren inizialmente cercò di persuadere Matlock a partecipare alle registrazioni come turnista. Tuttavia, a causa di una disputa riguardante il pagamento anticipato per le prestazioni, l'accordo non andò a buon fine. Di conseguenza, quasi tutte le tracce, ad eccezione di Bodies e God Save the Queen, furono successivamente registrate da Jones. È interessante notare che circolano anche delle voci secondo cui fu lo stesso produttore Chris Thomas a occuparsi delle parti di basso. Il titolo originariamente previsto per l'album, God Save Sex Pistols, fu cambiato in Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols.
Questa modifica fu ispirata da un'espressione che Steve Jones sentì ripetere continuamente da due fan. Poco prima dell'uscita dell'album, la Virgin scoprì che qualcuno mise in commercio un bootleg intitolato Spunk, contenente un demo che comprendeva la maggior parte delle canzoni registrate in precedenza con il produttore Dave Goodman. Tra i sospettati di tale gesto, McLaren, Matlock e lo stesso Goodman. Nevermind the Bollocks venne pubblicato il 28 ottobre 1977 e debuttò direttamente al numero 1 in classifica nella sua prima settimana di uscita. Le vendite superarono le 200.000 copie nel giro di sole 2 settimane, facendone l'album più venduto dell'anno e garantendogli il riconoscimento del disco d'oro. Questo successo immediato segnò un importante traguardo nella storia della musica e consolidò ulteriormente l'influenza e l'importanza dei Sex Pistols nel panorama musicale. Ancora oggi, oltre 40 anni dopo la sua uscita, l'album viene considerato uno dei più influenti nella storia del rock ed è stato descritto come una delle migliori e più ispirate incisioni rock di tutti i tempi. L'apoteosi generata da Nevermind the Bollocks spinse numerose nuove band punk rock a emergere, e le case discografiche, desiderose di capitalizzare sull'onda del successo, iniziarono a mettere sotto contratto molte di queste promettenti formazioni. Nonostante il successo e le vendite spaventose, il titolo dell'album, tuttavia, generò nuove censure e problemi per i Sex Pistols. Il termine Bollocks, vale a dire coglioni, suscitò di nuovo uno scandalo, tanto che la Boots, la W.H. Smith e la Woolworth, 3 grandi distributori, si rifiutarono di venderlo. Inoltre, la Independent Television Companies Association si rifiutò di trasmettere la pubblicità del disco sulla propria TV. A Nottingham, il gestore di un negozio della Virgin venne denunciato dalla poliziotta July Dawn Story per aver esposto in vetrina la copertina del disco. Nel gennaio del 1978, la band partì per gli Stati Uniti per quello che poi sarebbe diventato il loro ultimo tour. Vicious, oramai totalmente dipendente dalla droga, in particolare dall'eroina, una notte venne ritrovato in un ospedale, con la scritta «Datemi una dose» incisa sul petto con un rasoio. In un'altra occasione durante la data di Dallas, il bassista si presentò sul palco con la stessa incisione e, dopo aver ricevuto un pugno da una donna, continuò a suonare grondando sangue da tutte le parti. La band proseguì il tour fino a raggiungere l'ultima data, quella al Winterland Ballroom di San Francisco il 14 gennaio del 1978, che in un certo senso sancì anche la fine del gruppo. Prima dei Pistols, salirono sul palco 2 band locali, i Nuns con Alejandro Escovedo e gli Avengers con la cantante Penelope Houston. Alla fine del concerto, Rotten lanciò il microfono sul palco e rivolgendosi al pubblico chiese: «Avete mai avuto l'impressione di essere stati ingannati?» Il cantante era visibilmente infastidito a causa dell'uso di droghe, del morale basso e degli spettacoli scadenti durante il tour statunitense. Questo fu evidente più che mai quella sera al Winterland. Rotten era disgustato dal consumo di eroina da parte di Sid Vicious e dalla conseguente scarsa esecuzione musicale. Sul palco, fece notare che se la gente poteva sopportare quella situazione, poteva sopportare qualsiasi altra cosa. Durante la cover di No Fun, cambiò i testi originali di Iggy Pop, cantando «This is no fun, this is no fun at all», proprio per sottolineare il suo stato d'animo. Secondo Radio X, Johnny Rotten potrebbe aver raggiunto il punto di rottura quando apprese che Malcolm McLaren voleva che la band volasse in Brasile dopo il tour per registrare un album con il criminale The Great Train Robber, Ronnie Biggs. Per Rotten, questo non rappresentava la visione dei Pistols. Era uno stratagemma di cattivo gusto che aveva ancora meno senso rispetto a suonare in locali frequentati da un pubblico di redneck, più che ostile alla band. La situazione si complicò ulteriormente quando il chitarrista Steve Jones e il batterista Paul Cook presero presumibilmente le parti di McLaren. A quel punto, mentre i 3 erano già in Brasile e Sid Vicious era ricoverato in un ospedale di New York sempre a causa della sua dipendenza dalla droga, Johnny Rotten comunicò la sua decisione di abbandonare il gruppo. In risposta, McLaren lo lasciò negli Stati Uniti senza soldi e biglietto per il ritorno a Londra, sancendo definitivamente la rottura dei rapporti tra i due. A conferma degli attriti ormai emersi, nello stesso anno Lydon intraprese un contenzioso legale contro McLaren, accusandolo principalmente di non aver pagato i diritti d'autore e di altre violazioni contrattuali. Cook, Jones e Vicious, rimasti orfani del loro frontman, continuarono a suonare con l'aiuto di alcuni turnisti, ma non si esibirono mai più dal vivo. Il 12 ottobre 1978, Nancy Spungen, la compagna di Sid Vicious, venne trovata morta a coltellata nella sua stanza al Chelsea Hotel di New York. Poco dopo, Sid Vicious confessò l'omicidio e fu arrestato. Successivamente però ritrattò la sua confessione. Raccontò di non ricordare nulla di quella serata.
attribuendo la sua perdita di memoria a uno stato confusionale causato dall'effetto combinato di eroina e altri stupefacenti. La Virgin a quel punto pagò la cauzione di $25.000 e il musicista venne rilasciato. Ma poco dopo la scarcerazione, Vicious aggredì con una bottiglia di birra rotta il fratello di Patti Smith, Todd Smith, e venne rispedito in prigione. Dopo il versamento di ulteriori $10.000, fu nuovamente rilasciato e per festeggiare organizzò una festa nell'appartamento della sua nuova compagna, Michelle Robinson. La mattina seguente, il 2 febbraio 1979, venne ritrovato senza vita, con accanto una siringa e un cucchiaio. La causa del decesso fu attribuita a un'overdose di eroina. Dopo la morte di Sid Vicious, Jones e Cook continuarono a suonare insieme, a volte con nuove band e altre volte come turnisti. Lydon, d'altra parte, intraprese un percorso solista, facendo più o meno lo stesso. Nel 1996, i 3 membri originari della band, con l'aggiunta e il ritorno di Matlock, decisero di riunirsi e diedero vita al Filthy Lucre World Tour. Gli anni successivi furono caratterizzati da ulteriori concerti e dall'inclusione nella Rock and Roll Hall of Fame, un onore al quale i Sex Pistols risposero inviando una lettera di rifiuto. Nonostante la giovane età, i pochissimi anni di attività e la registrazione di un solo e unico album in studio, i Sex Pistols riuscirono a incarnare e influenzare in modo totale l'essenza ribelle del movimento punk degli anni 70. In mezzo a scandali, arresti, inganni, denunce e boicottaggi, la band inglese rappresentò un punto di non ritorno e una rottura radicale con il passato. La loro tumultuosa storia e l'impeto rivoluzionario rimangono una testimonianza unica nella storia della musica. Nel 2004, la rivista Rolling Stone ha assegnato ai Sex Pistols la 58ª posizione nella sua prestigiosa lista dei 100 migliori artisti di tutti i tempi. Nel corso degli anni, band di grande risonanza come Nirvana, Guns N' Roses e Green Day, solo per citarne alcune, hanno continuamente riconosciuto e tributato omaggio all'influenza indelebile ricevuta dai Sex Pistols.